I think it's a shame that so many people had to die. It almost seems like they died without a reason, without a cause, so I cannot really say anything to them. I remember something, I don't know if it's real or not, but it's a story that a Holocaust survivor wrote on the wall, that if God is real, he's gonna have to beg for my forgiveness. So I think this is the thing that applies to a lot of Iraqis. Cosa vi viene in mente quando pensate all'Iraq? Probabilmente guerra, armi, terrorismo, la follia di Saddam, l'ISIS, l'ipocrisia degli americani. Ma c'è una cosa che tutti sanno e allo stesso tempo ignorano, ed è che l'Iraq è dove è nata la civiltà umana. Ebbene sì, perché la Mesopotamia, la famosa terra tra il Tigri e l'Eufrate dove hanno vissuto gli Assiri, i Sumeri, i Babilonesi e quant'altro oggi, si chiama Iraq. Eppure un luogo così antico e importante oggi viene visto solo come un simbolo di distruzione. È come se avessimo buttato via un intero libro di storia solo perché non ci piaceva l'ultimo capitolo. Forse neanche un capitolo, un paragrafo, una nota a piedi pagina. Ecco, noi per il nostro viaggio in Iraq siamo partiti proprio da questo contrasto tra la storia antica e quella recente e ci siamo fatti una semplice domanda. Ma che cos'è l'Iraq oggi? Chi sono gli iracheni oggi? Come vivono? Cosa pensano? La risposta che abbiamo trovato ci ha davvero sorpresi, quindi se anche voi siete curiosi di saperla, come al solito, mettetevi comodi e venite con me. Stiamo andando in Iraq, Mesopotamia, la culla della civiltà, dove tutto è nato e poi è stato sepolto sotto la cenere. E noi è proprio lì che andiamo a guardare, sotto la cenere. Procediamo con ordine. Abbiamo detto che la Mesopotamia è la terra in cui nacquero le prime civiltà. La civiltà è quel passaggio in cui la vita smette di essere fondata sul tirare e accampare e raggiunge un'organizzazione sociale complessa. Infatti qui, nella mezzaluna fertile, i Sumeri hanno inventato le basi del mondo organizzato. Un attimo, più di 5.000 anni fa, costruirono le prime città-stato, inventarono la scrittura cuneiforme, che sancisce il passaggio dalla preistoria alla storia, e poi ancora in ordine sparso l'agricoltura irrigua, il calendario a base 60, la ruota, alcuni dei primi capolavori letterari, tipo l'epopea di Gilgamesh, e soprattutto i primi templi monumentali della storia, le zikkurat. One of the highest structures in Ur, the Ziggurat of Ur, they use it for worship, temple of the moon god. In the Sumerian language they call God Nana, and sometimes Nanar. In Akkadian and Babylonian called Sin. In English it means moon god, or you called it Luna. Luna. Comunque è assurdo, c'è un posto che è la prima cosa che vedi sui libri di storia e non sai manco se esiste veramente, poi arrivi là e stai tu cioè non c'è nemmeno un turista. Noi sono dei cammelli. Sempre in questa terra, dopo i Sumeri, vissero altri popoli che risiedono nei nostri ricordi delle elementari, tipo i Babilonesi. La città di Babilonia, prima di finire sepolta sotto la sabbia, visse almeno due grandi momenti di gloria. Il primo nel XVIII secolo a.C. con il re Hammurabi, quello che scrisse il famoso codice di Hammurabi, probabilmente la prima raccolta di leggi della storia. Il secondo nel VI secolo a.C. sotto Nabucodonosor II, che rese Babilonia una capitale monumentale. Costruì la porta di Shtar, vedi che ci stai sotto i ceneri, abbellì la città e fece anche erigere i giardini pensili di Babilonia, che i greci consideravano una delle 7 meraviglie del mondo antico. Right here we have the palace of Nebuchadnezzar, the great king of Babylon, and the main hall of the palace. Over here we have the throne hall, and also this is the place that is believed Alexander the Great passed away. Right here in Babylon.
that we're sitting in right now is the place of the throne of Nebuchadnezzar. And this room is the throne room of the great Babylonian king. Anche qui siamo completamente soli, non c'è anima viva. Ti piace proprio questo fatto, eh? Beh sì, non sarebbe così bello. What we have here is an original inscription and stamp by the Babylonian king Nebuchadnezzar II, basically saying why he built this place and what he's dedicated this place to, which is also what Saddam was trying to copy when he did the stamps that all over the ancient city. Saddam, ai suoi deliri ci arriviamo dopo. Ora restiamo ancora un po' più indietro, ma facendo comunque un salto in avanti. Dai babilonesi atterriamo direttamente nel VII secolo d.C., quando la Mesopotamia diventa provincia del nascente califfato islamico che fondò le città di Kufa e Bassora. È in questa fase che entra in scena Ali ibn Abi Talib, cugino e genero del profeta Maometto, quarto califfo per i sunniti e primo imam per gli sciiti. L'imam Ali è il cugino di Maometto. Profeta. Il cugino di Maometto. Prima di proseguire facciamo un attimo di chiarezza. Chi sono gli sciiti e chi sono i sunniti? Praticamente dopo la morte di Maometto, una parte dei musulmani voleva che il successore fosse scelto tra i più meritevoli, i sunniti. Un'altra parte invece credeva che la guida dovesse restare nella famiglia del profeta, gli sciiti. Da allora questa frattura non si è mai ricomposta. E anche se può sembrare una leggera sfumatura, in realtà se ne è una differenza molto concreta. Nei paesi sunniti il potere è quasi sempre nelle mani dello Stato. In quelli sciiti invece alla guida c'è spesso il clero religioso. E questo cambia tutto perché nei paesi sunniti si parla più di legge e di tecnica, mentre in quelli sciiti di fede e di Dio. Comunque, tornando a noi, Ali venne ucciso proprio a Kufa. Nel luogo dove fu sepolto è sorto prima un mausoleo, poi un santuario e infine l'intera città santa di Najaf. Najaf oggi è il luogo più sacro al mondo per i musulmani sciiti, praticamente la Mecca degli sciiti. E fatto interessante è che è una delle poche città irachene che non nasce vicino all'acqua, ma attorno a un sepolcro. E col tempo, attorno a questo sepolcro, è nata la Valle della Pace. È il cimitero più grande al mondo, dove si fanno seppellire tutti praticamente i più devoti musulmani sciiti al mondo. Circa 6 milioni di persone morte qui, di fronte a noi. La cosa curiosa è che la popolazione viva di Najaf è di circa 1,5 milioni a 2 milioni di persone. Ci sono 3 volte i morti che i vivi in questa città. Nel 762 d.C. il califfo Abbaside al-Mansur decide di fondare una nuova capitale, scegliendo un punto strategico sulle sponde del Tigri. Nacque così Baghdad, che per secoli sarà il cuore politico del mondo islamico e capitale di un impero vastissimo che andava dall'India al Maghreb. Prima di venire in Iraq non sapevo nemmeno che esistesse ancora il Tigri, lo leggevo nei libri di storia. Sapere che ancora esiste e che possiamo navigarlo in queste acque millenarie ci ricongiungono alle civiltà del passato mi emoziona e basta. Mentre l'Europa praticamente era ancora nel pieno dell'alto medioevo, Baghdad era già un polo importantissimo del commercio mondiale, della scienza, della filosofia, dell'arte e della matematica. Poi paradossalmente era una città molto tollerante. Ci convivevano arabi, persiani, siriani, ebrei, cristiani, eccetera, creando un melting pot culturale e intellettuale. Questa vivacità culturale di Baghdad è rappresentata da 2 nomi chiave, Al-Mutanabbi e Al-Mustansiriya. Il primo, vissuto nel X secolo, è considerato da molti il più grande poeta arabo di sempre e si descriveva così. Il livello umiltà al Mutanabbi. A parte gli scherzi, una via bellissima e importantissima a lui intitolata è la strada dei librai e degli intellettuali. Fondata nel 1233, Al-Mustansiriya invece fu una delle prime università al mondo. Eccomi qua. La califfa. Il califfo non aveva paura dell'altezza, sicuramente, ma io sì.
nell'836 d.C. la capitale venne spostata a Samarra, sempre sulle rive del Tigri ma più a nord. Sebbene per un periodo relativamente breve, la città visse uno sviluppo urbanistico esagerato, tant'è che l'area archeologica di Samarra oggi è patrimonio UNESCO in rappresentanza dell'architettura islamica dell'epoca abbaside. Altro giorno, altro pezzo di storia, stessa sensazione di assenza. Qua la storia è stata lasciata a se stessa. Monumenti millenari sono lasciati così, nel bel mezzo del deserto. Il monumento simbolo è la grande moschea del califfato, che all'epoca era la più grande moschea al mondo. Oggi di quella moschea restano soltanto le mura e soprattutto il minareto a spirale, che è un'altra cosa che abbiamo tutti già visto perché in Europa è stato spesso scambiato per la Torre di Babele. E la cosa più mind-blowing è che in un sito archeologico così importante ci siamo potuti salire praticamente indisturbati, con un misto di meraviglia e di cagarella, come potete vedere dai miei movimenti, data la totale assenza sia di turisti che di sicurezza. Ho guardato i tuoi occhi neri e ho trovato l'amore con te. Ho conosciuto l'amore con te, ma ti ho fatto male con te. In una stanza minuscola del centro con te. Come avrete notato dal velocissimo excursus storico, la vera protagonista del nostro viaggio è stata l'assenza. In un mondo dove basta che un influencer faccia un selfie su un Infinity Pool e arrivano migliaia di persone, nei luoghi che hanno fatto la storia dell'umanità non c'è nessuno, solo assenza. Il motivo è semplice e credo chiaro a tutti, ed è legato alla storia più recente di questo paese. Tutto inizia quando un certo Saddam Hussein sale al potere nel 1979 in un Iraq che era oramai una repubblica indipendente. Republic of Iraq. Da quel momento, per quasi 40 anni, il paese ha vissuto una tragedia dopo l'altra. Dittatura, guerra da invasore, guerra da invaso, guerre civili e terrorismo, una dopo l'altra. Andiamo con ordine. 1980. Con anche l'appoggio degli Stati Uniti, Saddam trascina il paese in una guerra con l'Iran che dura 8 anni. Una carneficina inutile, senza vincitori, solo milioni di morti e un'intera generazione bruciata. Il motivo? Il timore dell'espansione della rivoluzione islamica iraniana, più altre rivendicazioni territoriali. Nel 90 poi, Saddam invade il Kuwait dando inizio alla prima guerra del Golfo. Less than a week ago, in the early morning hours of August 2nd, Iraqi armed forces, without provocation or warning, invaded a peaceful Kuwait. Il motivo? Debiti di guerra che non voleva saldare e disaccordi sulle strategie di prezzo del petrolio. Oil is a blessing and a curse. For example, a country that doesn't have oil is Jordan. Has anyone ever wanted to invade Jordan? Per i suoi ex alleati, a questo punto Saddam non era più controllabile e l'anno dopo gli Stati Uniti guidano una coalizione internazionale che bombardò l'Iraq a tappeto. All right, got auto range on it. Roger. Roger. Engaging. Got him. Good. Second one. Hit the other one. Hit the truck. Poi embargo, isolamento e repressione. The United Nations Security Council approved for the first time in 23 years mandatory sanctions. These sanctions have the potential to deny Iraq the fruits of aggression. I pledge here today that the United States will do its part to see that these sanctions are effective. Nel 2003 gli americani tornano con il pretesto delle armi di distruzione di massa, mai trovate, e rovesciano il regime di Saddam. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions. È la seconda guerra del Golfo e la promessa degli americani è quella solita di portare libertà e democrazia. In realtà aprirono solo un vaso di Pandora e lasciarono il paese nel caos più totale. Cominciò quindi un'altra guerra, questa volta interna, una guerra civile tra sciiti e sunniti. E in mezzo a tutto questo nacque l'ISIS, che fece dell'Iraq l'epicentro del terrorismo globale. Takbir! Allahu Akbar! والله لتهزمن أمريكا في العراق بسلاحها بعون الله تعالى. Takbir! Allahu Akbar! Oggi
Tutto questo è finito, ma le conseguenze sono ancora visibili ovunque. Non sotto forma di bombe, ma di cosa? Di assenza. L'Iraq oggi è un paese pieno di assenza e nel pieno di questa assenza noi ci siamo chiesti: ma in Iraq oggi ha ancora senso avere paura? Per capirlo siamo andati nei luoghi più rappresentativi di questa stagione: Firdos Square, il palazzo di Saddam a Babilonia e Fallujah. E le risposte, come al solito, sono state sorprendenti. Siamo a Firdos Square, piazza Firdos, che è una rotonda emblematica perché al centro di questa piazza si ergeva la statua di Saddam, che era il principale simbolo del potere di Saddam. Questo è veramente uno dei posti dove si è fatta la storia. Una storia però che sembra positiva per gli iracheni che si liberavano dal dittatore, ma che in realtà è l'inizio dell'oppressione ancora più pesante degli americani, che dopo aver fatto cadere Saddam cominciano ad imporre un modello di democrazia studiato a tavolino che però ovviamente non ha mai funzionato. Tra l'altro è bello perché prima di farla cadere gli mettono la bandiera americana sulla faccia a Saddam, quindi è come se gli facessero, come se mettessero, sai, la bandiera sulla salma del morto. Sì. Però invece la bandiera irachena gli mettono la bandiera americana, quindi la vergogna. Questo pure è fischio come fa. Palestine Hotel. Veri e propri relitti del potere sono poi i palazzi di Saddam. Quello di Babilonia è il più emblematico, essendo stato costruito su una collina artificiale con vista sulla città antica. Saddam si faceva costruire i palazzi sopra i siti archeologici più importanti dell'Iraq per consacrare la sua immagine come leader supremo assoluto, completamente abbandonato, ma comunque protetto perché circondato da poliziotti, quindi non ci sono rifiuti e tutte le classiche cose che si possono trovare in palazzi ambiti e abbandonati. Ed è interessantissimo perché innanzitutto si può capire, si può toccare la megalomania, il narcisismo e l'egocentrismo di un essere umano allo stato puro, anche detta sindrome del cazzo piccolo. Ed è magnificente, sembra tipo la casa del grande Gatsby, ma più grande e abbandonata. Poter camminare qua dentro è assurdo. The main inspiration for this palace is like Nebuchadnezzar. This is the main hall of the palace. On top of it, we have this painting on the ceiling that shows all Iraqi civilizations, starting from the Sumerian, going to Ur, to the Ishtar Gate, to Hammurabi Code of Law. Also, we have the Assyrians and the Lamassu and the Mustansariya school, the madrasa. And right here, on this very spot, is the chair of Saddam that is basically like the throne hall that we saw. Questa invece è la terrazza che dà sul fiume, sull'Eufrate, dove ci sono dei water buffalo che si stanno facendo il bagnetto e c'è una distesa infinita di palme. Comunque, a dire la verità, in quella casa ci siamo intrufolati e quando la polizia che lo sorveglia se n'è accorta, ci ha gentilmente accompagnato all'uscita. Particolarmente nota alle cronache di quel periodo è poi la città di Fallujah. Nel 2004 Fallujah fu il teatro dell'operazione Phantom Fury, uno degli scontri urbani più sanguinosi della storia americana recente. I can hear the sounds of explosions almost like weekly. I could hear them and they would be around my neighborhood. Yeah, I've lost people to these explosions. La città venne letteralmente rasa al suolo. Centinaia di civili persero la vita e, ironia della sorte, quello che destò più controversie fu l'uso del fosforo bianco da parte degli Stati Uniti. And the importance of this bridge doesn't come from the fact that it's an old bridge, no. It comes from the incident that happened after the American invaded Iraq and they were trying to come into Fallujah as the Islamic resistance did an ambush on the Blackwater contractors. They ambushed their vehicles and they dragged their dead bodies across the streets of Fallujah, and after that they hung them on this bridge. Anche se Fallujah militarmente fu sconfitta, la città passò alla storia come simbolo dell'umiliazione americana e della resistenza irachena, perché fu la città che ebbe il coraggio di opporsi all'occupazione. Yeah, what people think about Americans here? Usually people are like, they're invaders. Invaders that came, okay, they freed us from someone,
but at the same time, they replaced him with other corrupt entities. In effetti le sfortune di Fallujah non finirono nel 2004. La città divenne anche un centro operativo dei gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda e anni dopo fu la prima a cadere nelle mani dell'ISIS. The story ended, we began a new horrible chapter, which is ISIS, that managed to take over the city in 2014. At that point, ISIS had controlled a third of the country. And it was one of the first cities that Iraq liberated on their way to liberate the rest of the country. The threat of ISIS, I don't believe that it is still a threat or that it's plausible to happen again, the terrorism thing, because people have learned a lesson, especially the government and the army, because they cannot let anything like this happen again because of how horrible it was, how thousands of people have lost their lives, how many of them are still missing to this day and were never found. Insomma, oggi Fallujah sta rinascendo, tornano le persone, si ricostruiscono gli edifici e, cosa particolarmente importante, riaprono le migliori kebaberie di tutto l'Iraq. E noi, alla fine del giro, ci rendiamo conto che anche questi capitoli drammatici, per quanto relativamente recenti e vivi nella memoria, sono oramai storia passata.